Ciao e benvenuto o benvenuta in questa quarta lezione della sezione Spunti ed idee in cui vediamo questo piano dove ipoteticamente un'azienda sta programmando di implementare il sistema ISO 9001 e quindi di arrivare alla certificazione di qualità. Anche in questo caso ci sono da fare tutta una serie di passaggi, qui l'ho strutturato un po' meglio perché è la mia materia, come ho detto sopra ho fatto anche la certificazione di qualità per un'azienda che organizza eventi, ecco perché ho potuto trattare quell'argomento in un certo modo e quindi anche questo l'ho strutturato un pochino meglio, ti darò qualche idea in più. Quindi quando si fa un progetto per la certificazione di qualità in azienda, soprattutto se l'azienda è grande, innanzitutto ci vuole un invito ai dipendenti in cui si presenta il progetto e quindi si annuncia loro, si rendono edotti del fatto che l'azienda ha intenzione di intraprendere questo percorso. Quindi sicuramente qui andando a utilizzare le altre applicazioni Office 365, lista di distribuzione in Outlook per avvertire tutti in azienda, oppure tutti in azienda potrebbero far parte del canale generale di Teams di questo team che è questo qui e quindi semplicemente si potrebbe venire qui a scrivere un messaggio e avvertire tutti che di qui a poco l'azienda inizierà questo percorso organizzativo. Poi sicuramente ci sarà un incontro di presentazione, quindi qui servirà un minimo di ordine del giorno degli argomenti trattati da inviare a tutti. Per quanto riguarda gli ordini del giorno e documenti del genere, ti rimando alla lezione sotto che trovi su Word per creare il documento Word con il sommario. Quindi si crea il sommario e automaticamente i paragrafi e i sottoparagrafi e poi si possono inserire anche altri livelli sotto nel corpo del testo, di modo che io quando cambio un paragrafo a pagina 20 mi cambia anche nel sommario e viceversa. Poi bisognerà identificare i responsabili e quindi bisognerà coinvolgere alcune persone come responsabili dell'implementazione di questo progetto, quindi quelli che saranno i responsabili della mappatura dei processi di lavoro, perché poi la certificazione di qualità consiste nella mappatura dei processi di lavoro aziendali e quindi nel darsi delle regole. L'individuazione di altri membri dei gruppi, quindi ci sarà una persona che sarà diciamo, il responsabile di un gruppo di mappatura di un processo e altri membri che lo aiuteranno. Poi, dopo aver individuato i processi di lavoro da mappare, lo farà il comitato guida della qualità, si andranno ad assegnare i processi di lavoro da mappare ai vari gruppi. Quindi sicuramente si potrebbe fare un elenco qui in SharePoint con tutti i processi che devono essere mappati, di modo che poi magari all'interno di ciascuna riga si possano inserire anche tutti gli allegati che via via vengono elaborati dal gruppo, perché nel campo allegati di SharePoint si possono inserire anche più allegati, non soltanto uno. E eravamo arrivati qui, quindi l'assegnazione dei processi di lavoro da mappare, la riunione dei gruppi per la mappatura dei processi, i gruppi si daranno appuntamento per mappare i processi, quindi qui si potrebbero creare dei gruppi Office 365, quindi qui direttamente nell'ambiente di amministrazione. In team e gruppi attivi si potrebbero andare a aggiungere dei gruppi Office 365, ciascuno per ogni processo di lavoro da mappare e magari uno che comprende tutti quelli che sono coinvolti nell'implementazione di questo progetto. E poi dopo ci sarà l'analisi e l'approvazione della direzione. Qui per esempio nella lista dei processi da mappare si potrebbe mettere un campo in SharePoint che quando si mette la spunta sì, ok, la direzione l'ha approvato, tramite Power Automate arriva la comunicazione direttamente al gruppo che quel processo di lavoro è stato approvato dalla direzione. Questo ovviamente in aziende grandi, perché se ci si può dire, se siamo in pochi che ci si può dire a voce, ovviamente non ha senso mettere in piedi tutta questa struttura organizzativa su Office 365, ma in aziende molto grandi ha senso e come per risparmiare tempo. Poi, prima della visita dell'ente certificatore ci saranno da fare le verifiche ispettive, quindi bisognerà redigere un piano delle verifiche ispettive, anche qui
la lista SharePoint è l'ideale, e magari con le mail di quelli che sono coinvolti, di modo che a quando arriva la data della verifica ispettiva, 3 giorni prima, tramite Power Automate, a quella persona arriva il messaggio per email. E la redazione dei verbali, quindi bisognerà fare dei moduli per i verbali, anche per questo si può utilizzare Word, e il riesame dei verbali da parte della direzione, la correzione delle non conformità, se nella mappatura dei processi sono state rilevate delle non conformità in azienda, e poi la progettazione delle azioni di miglioramento. Poi alla fine si prepareranno i documenti da presentare all'ente certificatore, ci sarà la verifica ispettiva da parte dell'ente certificatore che ci dirà sì, ok, la certificazione può essere data, però ci sono da correggere alcune non conformità, in quel caso si andranno a correggere le non conformità e si otterrà la certificazione ISO 9001, magari anche progettando delle azioni di miglioramento. Questa è sicuramente un'attività che in una grande azienda richiede di dati statistici costanti e quindi della rilevazione di tutta una serie di dati, per rilevare i quali SharePoint è sicuramente lo strumento più interessante. E se non si vuol far vedere la lista SharePoint a tutti, si può fare il form in forms, che quando c'è da riempire un campo in una determinata lista si riempie il form di forms e i dati vanno a finire tramite sempre il nostro Power Automate direttamente dentro l'elenco SharePoint. Questo è il blocco note del piano, anche in questa attività sicuramente è uno strumento utilissimo. Questo è il mio ambiente to do, e qui ho riportato come attività importante, l'ho contrassegnata come importante, quindi la vedo qui, un'attività che è stata assegnata a me, quindi la vedo nella mia lista to do. Questo è Power Apps, quindi qui sono andato a scegliere il piano certificazione di qualità, audit interni, e quindi voglio andare a dire a Tizio che si deve occupare di quell'audit in quella data, quindi deve fare la verifica ispettiva interna in quella data. I form in Forms abbiamo detto come si possono utilizzare, le presentazioni in Sway ci potrebbe essere occasione, ma molto rara, di fare una presentazione all'inizio del fatto che l'azienda vuole intraprendere questo percorso organizzativo. Si può fare una piccola presentazione ai dipendenti se l'azienda è grossa, e poi Power Automate sicuramente per organizzare tutti i flussi comunicativi, e qui ce ne sono veramente tanti in un sistema qualità, soprattutto se l'azienda è grossa, per organizzarli bene, per avere da fare il meno possibile, per rispettare le scadenze e per far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!